Le start-up dell'arte. Scopriamo che cosa sono, cosa fanno e perché sono così importanti per l'evoluzione del mondo dell'arte. Al giorno d'oggi le esigenze dei mercati nel mondo vanno sempre più veloci. Individuare una zona grigia del mercato di un particolare settore, avere un'idea, trasformarla in un'opportunità di business, diventando così un modello scalabile, replicabile, che genera un profitto. Questo è lo scopo di una startup, anche se si occupa di arte. Una startup, per definizione, rappresenta una nuova impresa caratterizzata da una forte dose di innovazione. È configurata per crescere in modo rapido secondo un business model scalabile e ripetibile. In Italia è normata come startup innovativa, con un registro speciale della Camera del Commercio e delle Imprese. Negli ultimi anni vi è stato un notevole aumento degli investimenti sulle start-up legate al mercato dell'arte, passando da cifre di 125 milioni di dollari nel 2013 fino ai 505 milioni di dollari nel 2015. Ad oggi in Italia le start-up innovative sono quasi 10.000. Per la precisione Infocamere ne dichiara 9.619 nel secondo trimestre del 2018. Coinvolgono oltre 45.000 persone e fatturano complessivamente oltre 760 milioni di euro. Ma i finanziamenti dell'ecosistema continuano a rimanere incredibilmente bassi rispetto agli standard mondiali europei. Complessivamente gli investimenti pubblici delle start-up in Italia nel 2017 sono rimasti fermi intorno ai 100 milioni di euro, laddove nella vicina Francia l'anno scorso sono stati messi sul piatto 2 miliardi, per non parlare della Gran Bretagna, tuttora regina europea delle start-up, o anche in Germania e Spagna, che comunque investono molto di più di noi nelle giovani realtà imprenditoriali innovative. Ma veniamo a noi. Le start-up del mondo dell'arte, che cosa sono? Hanno le stesse caratteristiche delle altre start-up, semplicemente lavorano su bisogni e valori differenti, derivati dall'appartenenza del target di riferimento specifico che è quello del mondo dell'arte. Il mondo dell'arte, come ogni mercato o come in ogni nicchia di mercato, ha delle esigenze specifiche e le start-up devono in qualche modo trovare delle usanze, delle modalità quotidiane, dei modelli di business che possano innovare processi di prodotto o di servizi, quindi portare innovazione. Per questo motivo il legame arte e innovazione è sempre più stretto. In realtà non è detto che l'innovazione tecnologica possa essere preponderante rispetto a quella di processo. La startup porta delle innovazioni, qualsiasi esse siano, e quindi non è così legato il concetto di tecnologia. Tuttavia si cerca di trovare nuove soluzioni o nuove opportunità derivanti anche dallo sviluppo della tecnologia, applicata a un mondo dell'arte che sicuramente, come è noto a tutti, non è dei più innovativi. Cosa significa? Che il mercato e il sistema dell'arte hanno delle abitudini e delle regole intrinseche nella loro stessa dinamica quotidiana di funzionamento che sono in qualche modo dure da cambiare. Nonostante il mercato dell'arte valga 70 miliardi, ma la cosa più interessante è che intorno adesso ci siano 20 miliardi di servizi realizzati da tutti gli operatori professionali del settore che girano intorno al sistema dell'arte. Tuttavia il potere dell'arte e del sistema è in mano a poche entità e poteri ben definiti e grandi. Questo cosa significa? Che per la penetrazione del mercato e quindi le fasi di go-to-market bisogna adottare delle strategie specifiche. Questa è la differenza di una startup culturale, in cui i valori, spesso anche intangibili, derivanti dagli argomenti trattati, quindi in questo caso la cultura, è obbligatorio adottare leve e sistemi e azioni mirate per il settore, per ovviare a tutte queste difficoltà e anche necessità e bisogni che il mercato stesso ha o adotta quotidianamente. Tuttavia c'è ancora molta strada da fare per introdurre l'innovazione digitale nei beni culturali in Italia. Pensiamo che addirittura il 27% dei quasi 5.000 musei italiani non offre alcun servizio digitale a supporto della visita in loco, ma neppure un servizio online come un semplice sito web o account di social network. Questo lo dice l'Osservatorio di Innovazione Digitale dei Beni e Attività Culturali del Politecnico di Milano. Lo stesso osservatorio ha contato in Italia 67 start-up del turismo, 78 del turismo culturale e 27 dell'arte. Uno dei casi più eclatanti, saliti da poco alla ribalta, è Musement, una startup fondata nel 2013 da un gruppo di giovani imprenditori milanesi e propone soluzioni per la prenotazione, biglietteria e tour per attrazioni, attività su oltre 450 destinazioni e 50 paesi. Ha da poco chiuso una raccolta da 10 milioni di dollari, ma soprattutto è stata venduta a un grandissimo gruppo tedesco. La cifra dell'exit non è nota, comunque è un esempio di come una startup sia riuscita a fare il suo percorso. Il percorso standard più o meno di una startup è questa: vi è un'idea, si lavora per creare un modello di business, quindi capire come funziona l'idea, capire quali sono
i sistemi anche di ricavi derivati da quell'idea e le strategie da adottare per poterli raggiungere. Dopodiché si parla di validazione, si fa un prototipo, si crea un prototipo funzionante di quell'idea, si prova nel mercato, si fanno i test e dopodiché si inizia a vedere i risultati, capire come rispondono gli utenti, se le metriche utilizzate in fase previsionale sono giuste e di conseguenza si va a lavorare in tutte le correzioni legate a questo. La differenza qual è? È che rispetto a una grande struttura, i processi innovativi di una startup è come un viaggio dinamico, molto rapido, in cui si permette a una piccola struttura agile di poter modificare il proprio modello di business, di trovare nuove soluzioni, nuove opportunità, facendolo in maniera agevole, agile e veloce. Tutto questo in poco tempo. Processi che ovviamente in un'azienda, una multinazionale strutturata non possono avvenire per tipologia mentale, procedure burocratiche o ancora abitudini. Difatti ci sono studi che dimostrano come il processo di innovazione possa avvenire esclusivamente all'interno di piccole realtà. Per questo queste piccole start-up, piccole o grandi che siano, vengono acquisite dai grandi gruppi per portare il loro lato di innovazione e poi dopodiché essere integrate o addirittura lasciate come ramo d'azienda specifico per sviluppare nuovi mercati e nuove opportunità. La velocità di operazione di una startup è questa: trovare opportunità del mercato, coglierle nel minor tempo possibile, validare le proprie idee, quindi avere piccoli numeri, affinché poi si trovino round di finanziamenti interni, ossia organici, quindi derivati dalle loro stesse attività di business, oppure esterni da parte di gruppi di investimento o fondi, i quali vedono delle grandi opportunità e fanno una vera e propria iniezione di fondi affinché quello che naturalmente avvenisse in 10 anni possa avvenire almeno in un anno, quindi dando tutte le risorse per poter spingere al massimo. L'obiettivo in questo caso della startup sarà quello di dimostrare che i numeri, seppure piccoli, funzionino, in quanto grazie a questa iniezione di fondi esterna tutto questo può essere amplificato e permettere di crescere. Ovviamente il tutto è una grande scommessa. Il disruptive di un mercato è l'opportunità. Entrare in un mercato che non è certo, che non è stabile, avere un'idea che possa rivoluzionare delle abitudini potrebbe essere la differenza tra una grande scoperta. Nessuno di noi pensava a Facebook, nessuno di noi pensava a Uber, nessuno di noi pensava ad Airbnb. E oggi utilizziamo Facebook, anzi quasi non lo utilizziamo più, utilizziamo Instagram. O viceversa, saliamo in macchina con un estraneo o dormiamo nei salotti a casa di qualcun altro. Tutto questo senza le start-up non sarebbe potuto avvenire. Ora la domanda è: come possiamo innovare il mondo dell'arte? Quali sono i processi quotidiani che possono essere cambiati? Magari non oggi, magari non domani, ma magari fra qualche anno. Questo è l'obiettivo delle start-up: trovare nuove opportunità, metterle in atto velocemente, trovare nuovi servizi e nuove anche felicità, opportunità, certezze per un mercato dell'arte che ha bisogno di tanta arte e innovazione anche per le piccole cose. Basterebbe la digitalizzazione dei contenuti.